Perché mi sono tuffato nella lava? Altra shadow chest. E ridaglie con ste mazzafruste. Io raramente trovo le shadow chest così vicine. Scusi. Oh, tu mi stanno sulle scatole questi. Allora. Un'altra Dark Lens, ma la Slice of Hell Cake. È un nuovo pet. Evoca un mini demonietto. No, ho fatto la cavolata. Sono morto. Ok, adesso ora abbiamo la Hellstone, quindi combiniamola insieme all'ossidiana. Ah, 3-1. Ok, è meglio di quello che pensassi. E possiamo craftare nuovo piccone. Poi c'è un'ascia martello, un martellascia, ma soprattutto la Imp Staff. Dai. Possiamo anche unire il Bagnet all'Hellstone per fare il Lava Proof Bagnet. Però abbiamo già quello dorato che può catturare anche quelli di lava, perché se no tecnicamente non saremmo stati in grado di catturare i critter di lava. Mi sono tipo scrocchiato il polso però nel frattempo. Un po' di reforging. Madonna, l'Impstaff non costa assolutamente niente. Godly. E che gli vuoi dire? Ed eccoli qua i nostri imp in azione. Ok, ho beccato il giorno in cui il meccanico mi vende il Mechanics Rod, 35% fishing power, meglio del Charmcaster. Allora, oltre ad abbandonare il costume d'ape, visto che adesso è un po' inappropriato, sono andato al meccanico per prendere un pulsante. Perché? Ora che abbiamo la nuova Hornet Staff da aggiungere al museo, anche se ce l'avevo già messa 8 volte e l'ho rimessa, vabbè, pazienza, posso finalmente fare questo. E niente, ogni volta che piazzo qualcosa adesso farò il deficiente così. Ok, torniamo nell'inferno. Mi sono rimesso un'altra pozione di invulnerabilità alla lava, visto che coce. Ok, abbiamo anche ritrovato i soldini che avevamo lasciato. Ok, sono già finite le torri. Questo perché loro si generano solamente al centro della mappa, mentre il resto della mappa sarà solamente lava così. Però noi le guardiamo comunque, che ci possono comunque essere delle shadow chest. Ok, niente, siamo arrivati al bordo. Non c'è nulla, quindi facciamo marcia indietro e andiamo dall'altra parte. So che ve lo state chiedendo e sì, mi fa male la schiena. Un'altra magnet, va bene. Cassa di nuovo. Ai, demone. Abbiamo un'arma magica. Un'arma magica. Un'arma magica. E un altro pet. Questo evoca un mimic, uno shadow mimic. Però adesso non lo uso perché sennò mi confondo. E cerco di aprirlo. Un'altra shadow, cioè tutte appiccicate. Un'altra treasure magnet, va bene. Tutta roba da vendere. Un'altra Dark Lens, ma tutta sempre la stessa roba stiamo a picchiare. Non so perché mi è uscito pigghia, però vabbè. E Sun Fury. E niente, ci mancano un paio di drop che... Cioè in realtà non ci serve nient'altro, però fa strano vedere che becco sempre la stessa roba. Ridagli un altro. Ma che è? Se fossi un arciere, qua ci sta un arco molto forte in queste chest, sarei parecchio deluso dal fatto che ho trovato tutto tranne quello. Le Shadow Chest... sì. Flower of Fire, vabbè, più o meno abbiamo... Non dico trovato tutto, ma quasi. Aia. Vabbè. Trovo le treasure magnet, pazienza. Ok, raggiunto il limite anche qui. Liscio proprio. Cioè si vendono per 5-6 gold treasure magnet. Mazza. Allora direi che è il caso di iniziare a pescare nella lava. Abbiamo 4 magma snail, 2 lava fly, 6 hell butterfly. Prendiamo gli strumenti dei pescatori. C'è una nuova quest a proposito. Fish of Cthulhu, Sky Lakes and Surface. Oh, frog leg. Permette l'autosalto, cioè basta che tieni premuto spazio e salti da solo. Anche la lunghezza del salto, aumenta la resistenza al fall damage. Vabbè, niente di che. Sarebbe stato interessante prenderlo prima la progressione. Ok, doppio pesce di Cthulhu. Uno a me e uno a te. Sempre che non droppa niente, Kusuma, oh no. Into the lava we go. Sì, però già mi state iniziando da fastidio voi, il problema è che mi massacrano. Cerco principalmente un accessorio che mi permette di pescare nella lava utilizzando qualsiasi esca. E niente, quello, qualsiasi esca. Una Demon Sight. Tipo una delle mie armi magiche preferite. È tipo una delle mie armi magiche preferite. Però non siamo un mago, Harry. Mi lasciate in pace 2 secondi.
Mamma mia. Dall'inferno è così, Cioè più avanti ci dovrò costruire, qua dentro è veramente ogni volta in continuazione sti nemici, ce ne stanno troppi. Oh, questo è ottimo perché praticamente quasi tutti i nemici si sono spawnati. Oh, l'Obsidian Crate la volevo, sì. Dietro questa struttura. E quindi mi lasciano finalmente un pace perché non se ne spawnano altri, rimangono lì incastrati. Ciao ciao, io intanto pesco e voglio l'Obsidian Crate. Mamma mia, è un'eternità che sto qua. E pesco solo sti pesci che non servono a niente. Vabbè, senti, apriamo sta cassa, vediamo che ci troviamo. Allora, praticamente le lockbox contengono i drop delle shadow chest. Mentre le altre casse ti danno direttamente il drop, qui c'è una lockbox da aprire. Questo sempre per evitare che prendi i drop dell'inferno prima di aver ottenuto la shadow key. I Flamewaker Boots sono molto carini, praticamente li mettiamo nel vanity e ci fanno il fuoco sotto quando camminiamo. È semplicemente estetico. E abbiamo anche un bel vasetto. Mettiamo la shadow key nell'inventario, apriamo la lockbox. L'arco, quello che ci mancava dalle casse, giustamente. È tempo di costruire. Siccome non ho trovato gli equipaggiamenti che permettono di camminare sulla lava, devo costruire una piattaforma per affrontare il boss. Deve essere bella lunga e non posso usare le piattaforme perché i lava slime le spaccano. Utilizzerò quindi dei normalissimi blocchi lasciando dei buchi ogni tanto per far cadere la lava. Oppure potete utilizzare delle grate che permettono ai liquidi di passare attraverso. Iniziamo. Che dire, veramente questo timelapse ho registrato quasi un'ora di footage solamente per fare la prima metà del ponte, mentre la seconda metà del ponte la faccio off screen, quindi la puntata prossima la vediamo direttamente. E la prossima puntata vedremo anche tutto ciò che ha a vedere con il Tavern Keeper e con l'invasione della Old Ones Army. Comunque, come vedete, piazzo blocchi, ogni tanto alterno le grate. Butto giù tutte le costruzioni che mi trovo davanti, che mi sono solo d'ostacolo. Non c'è neanche bisogno di togliere le mura in realtà, però vabbè, sto a far video, quindi faccio la faccio più figa possibile la cosa. Però mi sono rifiutato di decorare perché alla fine, dai, è troppa roba. Sono morto un paio di volte, ogni tanto ho preso anche dei lava crit, già che ci stavo. E ho anche tagliato parecchia parte di footage, però comunque volevo farla vedere abbastanza quanto era lungo. Non ho tagliato tantissimo, ho tagliato poco. E quindi non c'è avuto spazio per fare un epilogo di fine puntata. E continueremo poi settimana prossima con la progressione pre-hard mode. Mi sto spicciando per farcela entro l'esodio 20-21 in modo precisione, insomma. Come ultima cosa, che è quello che ci penso effettivamente forse non si vede dalla clip, sto cercando di droppare anche le guide Voodoo Doll. Poi lo spiegherò bene la prossima puntata. Anzi no, quella dopo ancora. Le guide Voodoo Doll vengono droppate dai Voodoo Demon. Sono dei demoni un pochino diversi, che hanno appunto questa bambola voodoo sui piedi, attaccata ai piedi. E quando muore la droppano. Se cade nella lava si evoca il boss, quindi dobbiamo prenderle. Non vanno in stack purtroppo, è un po' un casino. E poi lo utilizzeremo appunto per il boss, ne fermeremo il più possibile.
Ho anche droppato alcuni oggetti che vi farò vedere all'inizio del video prossimo. A questo punto, partendo dal centro della mappa e andando verso sinistra, abbiamo finito la passerella fino ad arrivare all'ultima torre visibile, l'ultima torre di Demonite. Off screen poi ho fatto anche la parte destra della mappa, in modo che ho parecchio spazio per fuggire dal boss, perché insomma diventerà piuttosto veloce. Ho posizionato delle Art Lantern e dei Campfire ogni tanto, in modo da avere sempre una regen. Nel prossimo episodio ve la farò vedere. Ciao ciao!